Quando vedo in giro l'ennesimo Maranza, l'ennesimo Jim Bro, l'ennesimo malessere con lo sguardo truce stile «non guardarmi male», vi dico la verità, rido. Rido per davvero, perché quella roba lì non è essere un duro, è molto banalmente quello che una volta chiamavamo poser. E allora la domanda è semplice: secondo voi cosa significa davvero essere forti? Esibire virilità, soldi, atteggiamento minaccioso o reggere sulle proprie spalle il peso di non doverlo dimostrare a nessuno? Oggigiorno, soprattutto sul web, ci siamo abituati a una favola ridicola. Da una parte il cosiddetto Chad, mascella serrata, soldi, donne e bitcoin. Dall'altra il beta, lo sfigato da prendere in giro. Ma posso dirvi una cosa in tutta onestà? Questa divisione è una gigantesca presa per il culo. Prendiamo uno degli eroi della nostra infanzia, il cui nome è sinonimo diretto di forza, Kenshiro. Lui è il contrario esatto del finto duro, è uno che porta addosso il peso della forza quasi come una condanna, uno che si fa carico della tristezza, sentimento che molti invece collegano alla debolezza. In un mondo pieno di pose, apparenza e ostentazione, Kenshiro ci ricorda una cosa molto semplice: al vero Chad non servono selfie o like. Il vero eroe si schiera dalla parte dei deboli, colpisce quando serve e soprattutto sa stare in silenzio. Se il mondo esistesse un po' di Ken e ognuno appliasse il suo insegnamento, avremmo meno Andrew Tate in giro e il mondo ne sarebbe assai più bello. E allora capite dov'è il problema? Abbiamo perso la definizione di forte, siamo schiavi dell'immagine. Il nostro è un mondo di esibizionisti e mettersi in mostra è diventato essenziale e per quanto tu voglia negarlo, lo sai benissimo anche tu. In una certa misura sei caduto dentro questa trappola del «fammi vedere quanti like ha preso questa mia foto». Allora domandiamoci, quanto possiamo davvero fidarci di ciò che vediamo? Dov'è la linea che separa il vero dal falso? Insomma, viviamo in un'epoca che premia la recita, un mondo drogato di immagine. Abbiamo imparato a misurare tutto con ciò che appare. Il fisico, i soldi, il tono di voce, l'atteggiamento, il profilo, il personaggio, ma nessuna di queste cose ci dice davvero quanto forte sia una persona. Ci dice solo se sa vendersi come tale. Ed è più facile sembrare inattaccabili che esserlo davvero. È più facile fare il duro che affrontare la vita senza trasformarla in teatro. È più facile stringere la mascella che abbassare l'ego. È più facile costruirsi un personaggio che lavorare su se stessi. E allora non stupisce che oggi tanta gente confonda la sicurezza con l'arroganza, la fermezza con l'aggressività, il carattere con la posa. L'ostentazione, da semplice vizio, è diventata una specie di religione moderna e come tutte le religioni ha i suoi riti, i contenuti caricati a ciclo continuo, i suoi simboli, i soldi ostentati, veri o presunti che siano, i suoi fedeli, i fans prodotti a difendere qualunque idolo gli capiti davanti, i suoi sacerdoti, gli influencer e perfino i suoi peccati, i danni psicologici che possono creare nei giovani mostrando il loro stile di vita come giusto o da seguire quando in realtà stanno spingendo la gente a diventare sociopatica ed avere un comportamento di merda. Oggi non conta soltanto ciò che sei, ma il modo in cui riesci a renderlo visibile agli altri. E più una cosa è esposta, più sembra vera. In sostanza, l'immagine col tempo smette di essere la rappresentazione di qualcosa e diventa essa stessa la cosa che conta. Ma la verità è questa: io non vedo forti, maci, Chad o duri, vedo soprattutto tanta debolezza. Quando dissi di odiare i deboli, molti fraintesero pensando che mi riferissi ai cosiddetti beta. Ci torniamo tra poco su questa cazzata del maschio alfa. No! Io puntavo il dito proprio su di loro, pusillanimi grazie ai quali cose come praticare sport, soprattutto da combattimento, essere più virili, usare un linguaggio diretto e meno politicamente corretto, vengono automaticamente bollate come atteggiamenti da maschio tossico. Questi imbecilli ostentano atteggiamenti da poser, si fanno odiare da mezzo web e ci capitalizzano pure sopra perché niente si fa mai gratis, ovvio. E così oggi essere un po' più mascolini è diventato quasi un peccato, ma ripeto, questi non sono i forti, tutt'altro. Hanno solo l'aspetto del tizio che domina il mondo, ma tremano appena gli togli il riflettore. Sembrano intoccabili, ma in realtà dipendono da un bisogno disperato di conferma da parte degli altri.
In un mondo così, dove ogni cosa è finta e deve essere mostrata, la forza, quella vera, diventa quasi una creatura mitologica. È poco fotografabile, non si presta ai feed, non fa scena. Proprio per questo oggi la si confonde facilmente con la debolezza, perché siamo arrivati al punto in cui ciò che non si espone sembra non esistere. E allora, forse, il vero problema del nostro tempo è che abbiamo iniziato a credere che il valore di una persona coincida con la sua visibilità. E quando succede questo, tutto il resto si deforma. La profondità sembra noia, la disciplina sembra rigidità, la stabilità sembra mancanza di carisma. In realtà però è il contrario, solo che ci siamo abituati troppo alla superficie. E quando vivi troppo in superficie, perfino l'acqua calma ti sembra sospetta. Veniamo ora alla cazzata del maschio alfa, come se esistesse davvero nella vita reale una specie di graduatoria universale tra alfa / sigma, come piace dirlo oggi, e beta. Spiacente ragazzini, non funziona così. Quella roba nasce da una semplificazione, dal bisogno di voler sempre ridurre le cose a bianco e nero per poi schierarsi con il colore prediletto. Come si fa insomma con la politica e le squadre di calcio, e noi italiani siamo bravissimi a fare questa merda. La realtà è molto meno cinematografica. Non esiste l'uomo alfa in senso assoluto. Esistono persone che in certi contesti hanno più controllo, più carisma, più capacità di reggere pressione. Fine. Ma questo non significa che siano superiori agli altri, né che debbano diventare il metro con cui misurare tutti. Uno può essere dominante in un gruppo e totalmente insignificante in un altro. Uno può essere un duro in pubblico e una mezza sega nella vita privata. Erving Goffman, se oggi fosse vivo, probabilmente direbbe che stiamo tutti facendo teatro, solo che alcuni hanno capito il trucco e altri recitano male. Il punto è che questa storia dell'alfa serve soprattutto a una cosa: semplificare. Vi sta proprio antipatica la complessità, vi attizza proprio l'idea di capire in 2 secondi cose complesse come la sociologia solo perché avete la soglia dell'attenzione di un pesce rosso, porca troia. È più comodo dire lui è beta e io sono alfa che guardarsi dentro e ammettere che il carattere di un individuo si forma col tempo, con le abitudini, con la disciplina, con le sconfitte e con la gestione del proprio ego, mannaia Eva. Nietzsche, che mezzo web cita ma di cui al massimo avranno letto gli aforismi come quello dell'abisso, parlava di volontà di potenza, ma qui il problema è che la gente ha scambiato la potenza con la posa. La vera forza non ha bisogno di gridare «sono il capo», la si percepisce, invece, da come una persona affronta le sfide, quelle vere, da quanto riesce a non dipendere dall'approvazione degli altri. Il finto cosiddetto alfa invece è riconoscibilissimo. Parla troppo, si mostra troppo, deve dominare ogni conversazione, deve far sentire gli altri piccoli per sentirsi qualcuno, lui, grande. In pratica non è forte, è solo un affamato pezzo di merda. Un vero uomo con la U maiuscola vi assicuro che non ha bisogno di trasformare il mondo in un grande ring solo per sentirsi vivo. Dunque, esiste un codice della forza, una lista di regole da seguire? In realtà il punto è semplice: più hai bisogno di farti vedere forte, meno lo sei, perché quella necessità tradisce una dipendenza continua dallo sguardo degli altri, e una cosa che dipende sempre da qualcosa di esterno non è forza, è instabilità, è debolezza. Il finto duro vive di reazioni, deve imporsi, deve avere sempre l'ultima parola, deve vincere anche quando non serve. Alla fine è costretto a comportarsi in un certo modo per non perdere il personaggio che si è costruito. E appunto essere schiavo del tuo personaggio non è forza, bensì una ridicola farsa. Il punto del codice, se proprio vogliamo chiamarlo così, è abbandonare questo bisogno costante di validazione da parte degli altri, questo bisogno ossessivo di mostrarsi. Quando togli queste cose, resta una struttura molto meno spettacolare, certo, ma molto più solida. Il problema nel mondo moderno è che oggi questa cosa viene letta come un'assenza. Siamo talmente abituati al rumore che il silenzio ci spaventa. Ma dovrebbe invece essere l'opposto, perché a quel punto in cui non stai più contrattando la tua identità con gli altri, si giunge a un punto in cui la distinzione tra forte e debole diventa quasi ridicola, perché non sei più dentro quella logica. Basta affannarsi, non stai cercando di vincere una gara, non stai interpretando un ruolo, stai in piedi e basta.
E sembra poco, finché non ti accorgi che quasi nessuno è capace di farlo. Siate più Kenshiro nella vita, invece di avere sempre bisogno di dimostrarlo. Dai, Beyond All.